Oggi andiamo a realizzare queste bellissime piume. Sono dei segnalibro bellissimi. Io li ho realizzati con il filo di Scozia. Si realizzano decisamente in pochi minuti e sono bellissimi e impreziosiranno un regalo, un libro donato. Immaginate quanto sarà bello riceverlo. Vi mostro qui la direzione del lavoro, quindi cominciamo dalla punta e arriviamo all'estremo opposto. Il lavoro non ha un dritto e un rovescio, quindi è riutilizzabile sia da una parte che dall'altra indifferentemente. Noi lo faremo in un altro colore perché chiaramente questa in colore cru l'ho già realizzata, la faremo in verde acqua. Questo è un filo di Scozia che ho acquistato presso l'azienda Tessiland e il filo di Scozia si chiama Amanda 5. Questo è un verde acqua bellissimo, molto luminoso ed elegante. Userò per lavorarlo l'uncinetto 3,5 e poi normalmente, come sempre, ci serviranno delle forbici e oltre a questo, come sempre, per nascondere le nostre codine, un ago dalla cruna larga. Quindi niente di che, niente di particolare. Per la realizzazione di una piuma ci vorranno meno di 20 grammi di filo di Scozia. Ora prendo il filo, passo la codina dietro, inserisco l'uncinetto sotto al filo e realizzo il cappietto. A questo punto vado a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Realizzo l'ottava per girare, entro nella settima e realizzo un punto basso, 2 nella maglia accanto, 3, 4, 5, 6 punti bassi. Nella settima maglia vado a fare un punto basso per completare la sequenza di 7, un punto basso per fare il giro e sono 2 e alla fine un terzo punto basso per iniziare la lavorazione dal lato opposto. Dunque nella settima catenella avrò realizzato 3 punti bassi. Poi vado indietro e nascondendo altresì la codina realizzo 2, 3, 4, 5 e 6 punti bassi. Dunque se facciamo il calcolo sono 6 punti bassi da un lato, 6 dall'altro, sono 12 più 3 in curva, in tutto sono 15 punti bassi ed abbiamo realizzato questa parte qui della piuma. Ora una catenella per girare, voltiamo il lavoro e partendo dal primo punto basso torniamo indietro. Vi faccio notare che sto lavorando in costa retro, quindi prendo l'asola posteriore del punto, realizzo 7 punti bassi ed arrivo al vertice, al punto basso centrale degli aumenti che abbiamo fatto. In questo punto basso, lavorando normalmente e prendendo entrambe le codine, realizzo gli aumenti, quindi 3 punti bassi. Vi faccio notare che sto prendendo entrambe le codine del punto e realizzo il primo punto basso, il secondo e il terzo.
ora non mi resta che lavorare i 7 punti bassi dal lato opposto, sempre in costa retro, non lo dimenticate mai. I punti bassi a cominciare da questo giro saranno sempre lavorati in costa retro e saranno un totale di 7 per lato. Sono arrivata alla fine, ho realizzato tutti i punti bassi, adesso cominciamo la lavorazione dell'altezza della piuma. Quindi una catenella, non lavoro il primo punto basso ma lo salto ed entro nel secondo dall'uncinetto e realizzo comunque 7 punti bassi, arrivando così sul punto basso degli aumenti. Ecco, mi sono già arrivata sulla punta. Sull'aumento, sul punto basso dell'aumento, il punto basso centrale, realizzo sempre 3 punti bassi presi normalmente. Da quest'altro lato adesso avrei 8 punti bassi, in realtà ne andrò a lavorare 7. Dunque lascio invariato il numero totale dei punti bassi che ho sul giro, saltando il primo e saltando l'ultimo punto basso che ho sul giro di base. Vedete, vi faccio notare che qui non lavoro. Ora di nuovo, così fino alla fine, fino all'altezza desiderata. Salto il punto basso, non lo lavoro, entro nell'altro in costa retro e continuo così, lavorando sempre 7 punti bassi, 3 aumenti, 7 punti bassi. Sembra incredibile, ma nonostante gli aumenti il numero dei punti resterà invariato, quindi 7 da un lato, 3 aumenti e 7 dall'altro, perché salteremo il primo e l'ultimo anche se facciamo 7 aumenti. Ecco, procedo così, vedete? Lavorare in costa è molto semplice, si entra al centro delle 2 costine del punto e si passa verso il retro del lavoro e dunque lavoriamo in una sola costina del punto. Così proseguo, farò questo fino ad arrivare ad un'altezza di 23-25 centimetri più o meno. Ripetendo in loop sempre la stessa operazione. Dunque salto il primo punto basso e salto l'ultimo. Al centro, qui dove vi vado a mostrare, qui 7 punti bassi, al centro qui faccio 3 punti bassi prendendo entrambe le costine e di nuovo 7 punti bassi. Semplicissimo, salto l'ultimo punto, quindi semplicissimo. Il lavoro a rilievo viene con la lavorazione in costa retro. Ho proseguito per circa 23-25 centimetri. A questo punto dobbiamo fare il pippiolino della piuma e facciamo così, facciamo l'ultimo giro insieme e realizziamo il pippiolino. Quindi ho fatto la catenella, salto il punto basso e vado a realizzare in costa 7 punti bassi, normalmente come abbiamo sempre fatto sinora. Arrivati nella parte appuntita della piuma, quindi sugli aumenti, a questo punto realizzo l'8° punto basso prendendo entrambe le costine del punto e poi non faccio più gli aumenti ma 4, 5, 6, 7, 8 catenelle, torno indietro a punto basso, catenella per catenella, quindi
sono 2, 3. Semplicissima la realizzazione di questo pippiolino, come vedete non implica grande lavoro. Dobbiamo solo ricordarci all'ultimo giro di non fare gli aumenti, ma di lavorare l'ottavo punto basso da solo al centro e di allungarci con 7-8 catenelle, dipende quanto vogliamo che sia lungo il pippiolino. Arrivati sul giro, continuiamo con i nostri 7 punti bassi in costa, normalmente come abbiamo fatto sinora, quindi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 punti bassi. L'ultimo non lo lavoriamo, faccio il punto di sicurezza, tiro e taglio il filo. A questo punto con l'ago andrò a nascondere la codina. Io ritengo che il lavoro possa considerarsi finito qui, è bellissimo, io sono contentissima di averla realizzata questa piuma perché so che è molto ricercata da tutti voi. Ora andiamo a nascondere la codina, prendiamo il lago, lo infiliamo nella codina e facciamo qualche punto attraverso la lavorazione, così come facciamo sempre nei nostri lavori quando nascondiamo la codina. In questo caso dobbiamo soltanto ricordarci che essendo un lavoro che ha entrambi i dritti, dobbiamo ricordarci di fare in modo che il filato non sia visibile, quindi passo per 3-4 punti così e taglio. Una volta che ho finito vi mostro il lavoro terminato. Io vi invito sin da ora all'iscrizione al canale, attivate la campanella e se realizzate i miei lavori citate il canale. Di questo vi ringrazio sin da ora e vi invito a seguirmi per le altre realizzazioni. Io farò delle altre piume, questa volta molto colorate. Vi saluto e spero che questo lavoro vi sia piaciuto moltissimo perché faremo altre cose bellissime insieme.